Finisce 1-1, partita brutta, una partita nervosa, una partita di confusione, soprattutto confusione devo dire, perché alla fine purtroppo finiremo a parlare di secondo tempo, perché oggettivamente lì è cambiata tutta la gara, oltre che arrivare il gol dell'Entella, perché appunto cioè, arriva prima dell'espulsione, quindi già qualcosa non stava funzionando sicuramente, a livello soprattutto di costruzione. Poi, vabbè, quel rosso lì ci condanna, voglio dire, poteva finire anche peggio, eh. Cioè, ricordiamoci, in questo momento sono nervosissimo, sono arrabbiatissimo, Mm, però poteva finire anche peggio, oggettivamente. sì. Quando abbiamo preso il rosso ho detto qua la perdiamo, invece bene o male Eh, almeno siamo riusciti a tenere il pareggio. Sì, sì, fino al rosso abbiamo fatto una partita normale, come al solito, più o meno. Poi dal rosso in poi veramente è stato qualcosa di mai eh, visto prima, penso. per forza di cose, cioè, anzi, mi sono sorpreso che siamo riusciti anche a fare un po' di possesso, a provare a imbastire qualcosa di offensivo quando siamo rimasti in 10. Ci abbiamo provato, eh. Penso al finale che abbiamo avuto addirittura una palla da mettere dentro con Compagnon che però Vabbè, vabbè, e invece, cioè, in primo tempo secondo me hanno cominciato anche bene, però lì vedevi già che comunque era una partita particolare, cioè me l'aspettavo una partita sicuramente difficile. Gli abbonati sanno, insomma, cosa ho detto nel prepartita. Era una partita sicuramente non scontata, il mio pronostico era 0-1, quindi ci eravamo vicini, era un po' più positivo, però comunque sapevo che la partita sarebbe stata complicata. Non mi aspettavo sicuramente questa pressing in costruzione, questa mm, aggressività dell'Entella che alla fine ha sfruttato il suo campo, cioè conosce bene il suo campo, un campo sintetico dove è difficile giocare ed è uno dei grandi motivi secondo me per cui questa partita finisce in pareggio, perché sì, secondo me cioè, pretendevamo di costruire dal basso come sempre, capisco, però oggettivamente in un campo così è difficile, lo vedevi perché vedevi Busio fare errori che non fa di mm, solito, ma proprio passaggi è banali, vero. perché è difficile proprio dare, secondo me, non puoi dare la stessa intensità che dai di solito in un campo normale, Sì, in un campo così, è perché non lo è, non è diverso. un campo normale. Devi prendere le misure in modo diverso e comunque noi quando costruiamo dal basso dobbiamo fare i passaggi giusti e oggi non sono stati fatti molte volte e continuavano a fare la costruzione dal basso anche quando Eh, Stroppa gli diceva lancia lungo, lancia via la Vai palla. più in verticale, cioè secondo me Sì, chiedeva semplicemente quello di andare più in verticale con più velocità perché c'era il rischio, essendo loro anche aggressivi, secondo me proprio per esatto, sfruttare questa dinamica qui la ovviamente. difficoltà del campo, il loro Esatto, pressing. esatto, È stata veramente difficile riuscire veramente a far qualsiasi cosa. esatto, simili Juve Stabia se ci pensiamo Sì, all'inizio del campionato, una partita che forse è la più simile sì. a questa, E anche loro perché hanno il campo sintetico. esatto, proprio come atteggiamento, campo, molto simile, c'è stata anche l'espulsione anche lì È tra l'altro. vero, adesso sarà il campo che è una condanna per noi. Il sintetico a quanto pare sì, Eh sì, in quella volta lì è stato espulso Yeboah, stavolta si intende che sì, oggettivamente ok, si fa prendere un momento di nervosismo, ma non è neanche uno schiaffone che tu ma dai proprio di reazione, era uno schiaffetto, per carità, so che è antisportivo, d'accordissimo, però esagerata la reazione comunque. esattamente, lì poi, come dire, è stato furbo il giocatore Sì, dell'Entella perché sapeva che avrebbe innescato questa reazione, furbo, e il VAR l'ha chiamato, e rosso sicuramente molto ingenuo Sintien perché ci ha condannato. è Sì, nervoso, perché rappresenta un po' tutta la partita. È stata una partita dove ti riesce nervosa. poco, cioè più Esatto. ti riesce poco, più succede questo. Perché oggettivamente, come stavo cominciando a dire, ma oggettivamente in questo momento qui sono nervoso, barra un po' deluso dalla prestazione, ma ne capisco un po' i motivi. Soprattutto fattore campo, anche ce lo aggiungo, un po' fattore arbitrale che fischi continui, soprattutto a danno nostro, perché comunque ogni minima roba, ogni minima caduta era fallo, sempre comunque, poco lasciar giocare, che è una roba che odio. Questo Mh. proprio è un Sì, mio gusto, cioè odio ogni minima.
caduta, è sempre fischiata, soprattutto qua in Italia. Appena guardi un po' una partita all'estero, in Champions League, non le vedi ste robe qui. Vedi che piuttosto lasciano andare, Sì, si sì, fischia le robe che bisogna fischiare, infatti. le robe nette, ma Ma non gli si... arbitri, ma anche loro, scusa, nei cambi, ci hanno messo 5 minuti per fare 2 cambi, hanno comunque gli ultimi 10 minuti dall'80° in poi non si è giocato praticamente nulla. Sì, ma Non si è cioè neanche recuperato quel tempo buttato. una gestione folle, esatto, anche perdite di tempo. Purtroppo, beh, in Italia siamo abituati così, va bene. Vabbè, piccola esternazione così, però al di là di quello, per me, cioè, all'inizio siamo anche partiti bene, troviamo il gol. Di Abs. Esatto, un bellissimo gol di Haps, me lo sentivo anche quello tra l'altro, e boh, partita si mette in discesa, addirittura 0-2, purtroppo era fuori gioco, di Adorante, di pochissimo tra l'altro. Sì, anche quello. Vabbè, Vabbè. però già lì comunque vedevi un'Intella sicuramente vivace, non sto togliendo meriti a un'Intella che comunque già si proiettava in avanti a provare a creare qualcosina, poi nel primo tempo di fatto non ha creato nulla. Un tiro forse Sì, ma all'ultimo minuto proprio. una cavolata. Sì, sì. Poi nel secondo tempo, secondo me, siamo ripartiti bene. Siamo ripartiti Meglio bene. anche. Anzi, è vero. Sicuramente abbiamo creato di più occasioni, Esatto. intorno al 50°, così. Sì. E poi c'è stato appunto, ho visto proprio quel momento di confusione, soprattutto in fase di costruzione, Sì. e l'abbiamo pagato. Cioè, l'abbiamo pagato perché poi c'era confusione, nervosismo tra di loro anche, perché si percepiva, non saper quasi cosa fare, voler costruire dal basso a tutti i costi, quando forse il campo non te lo permetteva, correlato all'atteggiamento dell'avversario che era aggressivo proprio perché in quel campo lì ci gioca metà delle partite, quindi Sì. sa benissimo cosa fare, perché come metterti in difficoltà, ed è il motivo per cui è riuscito a fermare comunque squadre nettamente più forti Sì. di lei, ossia Palermo, Monza, Frosinone, cioè non sono casuali, a questo punto anche noi. Hanno fermato tutte. Esatto, sì, la più in alto sì, quindi è così. Per me abbiamo cercato passaggi troppo rischiosi, soprattutto in quella zona di campo lì. Una partita dove potevi abbondare più di verticalità, di lanci lunghi, di cercarlo addirittura di più. E invece a un certo punto hai cercato di costruire dal basso e per me ti sei un po' anche condannato da quel punto di vista lì, confusione, e poi loro ci hanno creduto. Quel rosso lì sicuramente ha condizionato tutto, perché poi magari la partita comunque non era super positiva anche prima, però almeno eri in vantaggio. Sì, spero E potevi gestirla in qualche... cioè potevi, come dire, non gestirla, perché comunque eravamo già sotto. Potevi giocartela in un altro modo, cercare il vantaggio con più possibilità. Qua ci hai provato, ma sapendo insomma di quell'handicap che si chiama rosso, che è gigantesco. Sì, spero solo che questa partita non lasci un brutto ricordo oppure una brutta sensazione nei giocatori, visto che la prossima è sempre fuori casa a Bari, che anche quella Trasferta pericolosa. senza Shintian, ancora più difficile, e sarà veramente tosta. E adesso aspettiamo Monza Bari che gioca stasera. Vediamo, potenzialmente cioè il Monza va a -3 se vince, il Frosinone adesso in questo momento è a -3 e si può avvicinare appunto al Monza Esatto. anche lei a -3. E niente, quindi non è finita per niente, mancano 4 partite, ma saranno 4 battaglie, 4 imprese, perché è così, le ultime giornate sono così, tutte devono giocare per qualcosa e quindi sarà così. Fateci sapere voi qua sotto cosa ne pensate, domani le pagelle, e poi lunedì il video Parole Leone, insomma, dove leggiamo i vostri commenti e quindi dite voi quello che volete qua sotto, commentate dicendo la vostra. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Venezia.